ritrovati ad Industrie e dintorni, il nostro magazine di approfondimento settimanale dedicato al mondo imprenditoriale di successo. Oggi vi porto a Vidigulfo, andremo a visitare e saremo ospiti dell'azienda Sacchi, realtà leader a livello mondiale nella realizzazione di soluzioni robotiche per il trasporto e il dosaggio di polveri. Seguitemi. Con me c'è Massimiliano Sacchi, uno dei titolari e direttore commerciale estero dell'omonima azienda di Vidigulfo. Massimiliano, prima di tutto grazie di averci dato la possibilità di raccontare una vera e propria eccellenza come la vostra, riconosciuta a livello mondiale. Ma prima di entrare nel dettaglio di quello che fate e poi andremo anche in produzione, ripercorriamo la gloriosa storia di questa realtà, gloriosa storia che è contenuta in questi oggetti che abbiamo anche alle nostre spalle, una realtà, la vostra, che ha quasi 100 anni di vita. Sì, grazie innanzitutto per l'opportunità, per essere qui oggi, e ci fa piacere in qualche modo di rappresentare il nostro territorio insieme a voi. Oggi sì, Sacchi ha una storia che affonda le radici alla fine del 1800, si è persa la storia della quinta generazione di Sacchi, la famiglia che gestisce l'azienda e la sta gestendo a tutt'oggi. Si è persa la storia, diciamo la storia più recente parla di una nascita ufficiale in Camera di Commercio nel 1926, ma alla fine del 1800 già un'azienda Sacchi in via Savona a Milano, si narra, la zona industriale di Milano, produceva dei macchinari per industria molitoria realizzati in legno e in fusioni di metallo, perché all'epoca la tecnica della saldatura e della lavorazione della lamiera come la conosciamo oggi, tantomeno la fresatura, lavorazione di macchine e utensili, queste lavorazioni non esistevano, erano tecnologie elitarie solo per pochi, e quindi la Sacchi fondamentalmente era un'ottima falegnameria che realizzava quasi dei macchinari opere d'arte. Oggi molti li utilizzerebbero questi macchinari per arredare la propria abitazione. Alle nostre spalle il tavolo da cui la Sacchi trae le origini, un tavolo da falegname, autocostruito dai bisnonni probabilmente, appunto per produrre queste macchine molitorie. Un lungo percorso che si dipana per quasi 150 anni, l'anno prossimo sarà il nostro compleanno ufficiale, il nostro 100° ufficiale, e ci farebbe piacere festeggiarlo insieme a voi. Certo, ben volentieri. Senti Massimiliano, facciamo un salto di 100 anni, arriviamo ad oggi, una realtà, dicevo, leader nel vostro settore, una realtà che spiegaci esattamente quello che fate. Entriamo già nel dettaglio. Beh, punto d'orgoglio è che i nostri clienti ci definiscono leader, perché appunto non vogliamo eccedere un atto di spirito, e quindi non ci vogliamo autodefinire tali, ma appunto lo leggiamo anche nello stupore agli occhi dei nostri clienti quando vedono la tecnica robotica applicata al trasporto, dosaggio, confezionamento, miscelazione polveri. Quindi la Sacchi che cosa fa? Parte appunto da un mercato tradizionale di movimentazione di prodotti sfusi, quindi cereali più di 100 anni fa, oggi sempre più polveri, micropolveri, nanopolveri, dove soprattutto nell'alimentare, anche se tocchiamo volentieri il pharma oggi e il fine chemicals, quindi personal care, prodotti per la cura della persona, ad esempio. Qual è il denominatore comune? Ingredienti in polvere. Per farla facile, in casa per fare una torta abbiamo bisogno di farina, zucchero, vaniglia, vanillina e una serie di ingredienti che dosiamo, se ci pensiamo, anche con un poca fatica per mantenere certe precisioni. Dosiamo su una bilancia di precisione, componiamo la ricetta con appunto tutti questi ingredienti che poi andiamo a miscelare, impastare e poi processare, ad esempio in forno. Ecco, ragioniamo che ci sono aziende che producono tonnellate, migliaia di chili
diciamo camion ora, cioè un certo numero di camion di prodotti da forno piuttosto che prodotti alimentari ogni ora, quindi immaginiamoci ora la complessità di dover realizzare un processo del genere su scala industriale. Qui entra la Sacchi con macchine più tradizionali, non voglio entrare nel dettaglio, o con soluzioni che oggi sono sempre più robotiche e quindi il fiore all'occhiello della Sacchi è riuscire ad implementare questi processi con soluzioni robotizzate. Certo, un po' il futuro è quello sicuramente della vostra azienda e anche del vostro settore. Tutto ciò che nasce qui, Massimiliano, viene esportato a spasso per il mondo. Questo è un po' un vanto anche per la provincia di Pavia e per Vidigulfo in assoluto. Sì, allora la Sacchi da azienda locale lombarda dedita soprattutto al nord Italia, progressivamente ha incominciato ad esportare prima in scia ad altre multinazionali e attualmente in modo diretto con propri collaboratori appunto direttamente sui mercati internazionali. Attualmente abbiamo commesse negli Stati Uniti, in Sud America, in Australia, in Asia, Cina, Giappone e in tutta Europa. Abbiamo una presenza diretta in Germania, abbiamo una presenza con un team di 10 persone nel Benelux, presenza in Francia, Stati Uniti, quindi la presenza è capillare e riusciamo veramente a coprire il mercato mondiale. Perlomeno con la fabbrica delle idee riusciamo a iniettare idee e concetti, stimolare la curiosità dei clienti. E una volta che riusciamo a convincere i clienti a venirci visitare, a vedere impianti in collaudo come faremo oggi qui in Sacchi, diciamo che il gioco spesso è fatto, perché appunto siamo in grado di giocare bene le nostre carte e dimostrare cosa l'intelletto, la fantasia di Pavia e la dedizione dei pavesi può fare per il mondo. Poi vedremo nel corso della puntata come nascono appunto queste macchine, ma tutto nasce dall'ingegno, come hai detto tu, della Sacchi, ma anche attraverso l'ascolto del cliente, perché tutte le macchine che escono da qui sono customizzate. Sì, ascoltare il cliente è la base, assistere il cliente, consigliarlo, guidarlo per mano verso una soluzione che spesso lui non sa neppure che esista. Ecco, la Sacchi tutto sommato è un'azienda di meno di 50 persone che con l'indotto fa lavorare probabilmente 150 persone qui in Lombardia, ma è pur sempre una piccola azienda, non siamo una multinazionale, e quindi raggiungere e spiegare i nostri concetti in tutto il mondo alle grosse multinazionali spesso è difficile, ma una volta che il canale di comunicazione è aperto riusciamo a mostrare a queste multinazionali come si può produrre con tecnologie alternative, usando la robotica, utilizzando l'automazione spinta, e come questa automazione non sia fine a se stessa, ma sia veramente un punto di partenza e un momento per rivedere il modo in cui si produce oggi nel mondo, spesso migliorando non solo la produttività, ma la qualità del lavoro e la qualità, la modalità in cui le persone lavorano, migliorando anche la qualità lavorativa di parecchie persone nel mondo. Ci hai già detto che insomma il vostro cliente finale è la multinazionale, senza fare nomi, anche per segretezza ovviamente aziendale, voi vi rivolgete ai grandi brand del mondo dell'alimentazione, della farmaceutica. Sì, oggi i nostri prodotti, soprattutto le nostre soluzioni robotizzate, penso a Smart Pick piuttosto che a Smart Pack, oggi sono utilizzate, vanno a coprire circa 300 giorni produttivi all'anno su 3 turni presso grosse aziende del bakery, biscotti, prodotti da forno, i grossi nomi italiani ma anche internazionali, piuttosto che nell'industria delle bevande. Le bevande partono da polveri e da concentrati, e diciamo almeno il 60% delle bevande prodotte al mondo fanno riferimento o stanno per fare riferimento a soluzioni automatizzate di Sacchi. Andiamo a garantire che la correttezza, l'igiene, la rintracciabilità, la qualità del prodotto finito sia costante nell'arco delle 24 ore produttive in tutto il mondo. La stessa bevanda possa essere, o lo stesso prodotto alimentare possa essere
prodotto in qualunque angolo del mondo con le medesime qualità, con le medesime caratteristiche. Penso anche al fine chemicals. Il fine chemical che cosa sono? Sono quei micro ingredienti che rendono la plastica dell'iPhone più bianca, più bella, più touch and feel, ovvero vanno a conferire una piacevolezza tattile, cioè quando lo si tocca si ha una sensazione di particolare, non di prodotto gelido, piuttosto che di resistenza al sole, agli agenti, alla temperatura. Ecco, ci sono questi microprodotti quasi in qualità farmaceutica che veramente vanno a cambiare l'aspetto del prodotto alimentare, chimico e farmaceutico, e lì probabilmente c'è un pezzo di Sacchi. Massimiliano, dopo questo quadro iniziale che ci ha fatto capire a fondo la qualità con cui lavorate e l'eccellenza che siete, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di Sacchi? Sì, Sacchi è porte aperte, avrei piacere di portarvi, di condurvi in un viaggio di come nascono questi prodotti complessi, partendo dall'ufficio tecnico che è un po' la nostra fucina delle idee. Sacchi, come ti spiegavo, è leader mondiale nella robotica applicata alle polveri. In realtà siamo gli inventori di questo concetto e nella fattispecie, giusto per vedere una casistica, possiamo osservare delle materie prime in polvere e in pellet è microgranulo, utilizzate nel settore alimentare. Qui possiamo osservare vari ingredienti colorati, come dicevo micropellet in questo caso, piuttosto che una polvere molto fine che assomiglia all'acqua, e le mutevoli caratteristiche di queste materie prime crea parecchia difficoltà in fase progettuale, perché queste materie prime a volte si comportano come dei liquidi, a volte si comportano come dei solidi, in alcuni casi addirittura come dei gas. Quindi gestire tutta questa varietà di proprietà chimico-fisiche ed anche organolettiche in certi casi, perché possono essere prodotti aromatizzati, complica davvero il lavoro dei nostri progettisti. Certo, ecco perché queste sostanze sono gli ingredienti di importantissimi alimenti che noi quotidianamente ingeriamo in teoria. Da Vidigulfo parte un ponte tecnologico verso il mondo. In tutte le case, e ti dico in tutte le case, questi prodotti negli ultimi 5-10 anni sono sicuramente entrati. Non possiamo fare nomi, però sicuramente i primi produttori al mondo di prodotti alimentari più o meno complessi utilizzano la nostra tecnologia robotica e non, per dosare, trasportare, miscelare e confezionare questi ingredienti, oppure per dissolvere questi ingredienti ad esempio nelle bevande, piuttosto che miscelare questi ingredienti in impasti complessi, come ad esempio nel bakery, nei biscotti. Banalmente i principali produttori al mondo dei biscotti che apprezziamo tutti a colazione tipicamente utilizzano questi ingredienti e la nostra tecnologia per dosarli e trasportarli correttamente verso il forno o comunque verso la macchina impastatrice. A titolo di esempio, giusto per capire la complessità dei sistemi che realizziamo, possiamo vedere su questo disegno la rappresentazione di un progetto importante che stiamo realizzando in Asia, dove dei robot, dei carrelli a guida automatica trasportano dei pallet da 1000 kg, ciascuno con a bordo un saccone da 1000 kg di polvere, come le polveri che abbiamo visto prima. Un robot di dimensioni generose, in grado di sollevare quasi 2000 kg di peso, afferra questi sacconi, big bag, li apre, li svuota in queste tramogge. Ora, queste tramogge, la dimensione di una penna, in realtà sono 10 metri, cioè circa 3 piani di una casa, giusto per dare dimensioni, darci un'idea delle dimensioni anche del sistema robotizzato che dobbiamo utilizzare per realizzare i nostri impianti. Una volta svuotati questi sacconi, il loro contenuto, una volta svuotati i sacconi, viene poi trasportato pneumaticamente, quindi la polvere viene pompata all'interno di tubi in 8 ricevitori, che sono dei contenitori in cui l'aria di trasporto viene separata dalla polvere.
Questa polvere decantata all'interno di questi ricevitori viene poi alimentata ad un sistema proprietario di dosaggio ad alta velocità e da qui saremo in grado di produrre, dosare circa 15 sacchetti di polveri di queste dimensioni con fino a 8 ingredienti con precisioni quasi farmaceutiche, e da qui un mix di polveri che verrà poi utilizzato per le fasi successive di produzione, in questo caso di un prodotto alimentare. Il nostro percorso, Massimiliano, continua in un reparto cruciale, che è il reparto progettazione, fondamentale per la vostra azienda. Sì, la Sacchi è anche una società di ingegneria, in quanto le nostre soluzioni customizzate, cioè fatte su misura per il cliente in modo sartoriale, ovviamente richiedono uno sforzo progettuale importante, e utilizzando avanzate soluzioni software riusciamo a simulare e sviluppare nel dettaglio la soluzione per il cliente ben prima di realizzarla, e quindi vediamo un esempio. Certo, Massimo, presumo che sia un valore aggiunto per la vostra azienda lavorare sartorialmente sulle richieste del cliente. Come viene il contatto appunto con il cliente stesso? Insomma, come viene recepita la commessa e poi elaborata anche a computer? Ma allora, innanzitutto noi abbiamo una rete mondiale come delle antenne, delle persone, dei professionisti, dei dipendenti in giro per il mondo che catturano l'interesse delle principali aziende produttive mondiali, recepiamo l'interesse, proponiamo soluzioni innovative, spesso brevettate, spesso uniche nel mondo, che risolvono in modo unico problematiche che esistono da sempre nel mondo delle polveri o comunque degli ingredienti in polvere. Ovviamente recepita l'idea, utilizzando dei blocchi esistenti piuttosto che soluzioni ad hoc, o comunque customizzando blocchi esistenti, andiamo a dare una risposta alle domande, alle esigenze e ai quesiti dei nostri clienti, assemblando soluzioni complesse composte da più blocchi che interagiscono con un sistema automatizzato che è coordinato poi da un software, un sistema di controllo, perché la meccanica è importante, ma non dimentichiamoci che oggi nell'era digitale tutta la parte di software e controllo è ugualmente importante. Sono Finiello Enzo dell'ufficio tecnico della Sacchi, mi occupo di progettazione. Nello specifico possiamo vedere un layout molto complesso di un nostro cliente, in quanto dobbiamo sviluppare un sistema robotizzato su binario per la produzione di 11 differenti prodotti per quanto riguarda il settore della chimica. Tutto è sviluppato su diversi piani. Il cliente ci fornisce un layout preliminare con i vari muri dello stabilimento. Noi poi andremo a sviluppare l'intero sistema per quindi tutta l'intera progettazione e la consegna dell'impianto. Sono Marco Allocca, mi occupo della progettazione meccanica, partendo da un disegno 2D, riporto quello che è le varie viste, quello che sono le varie viste in proiezione 3D, mi occupo della parte di insacchettamento, di progettazione dell'insacchettamento dei sacchi, partendo da una macchina insacchettatrice automatica. Il robot, con tutto un sistema studiato da noi, preleva i sacchi e li deposita automaticamente su un nostro pallet, pronto per essere poi portato via dall'operatore. Il percorso progettuale della Sacchi prosegue con il processo di digital manufacturing. Di cosa si tratta? In realtà le macchine di produzione della Sacchi vengono programmate in modo digitale a partire dal disegno tridimensionale dei pezzi che dobbiamo realizzare.
Un macchinario come quelli che abbiamo appena visto sono realizzati da migliaia di particolari e i nostri progettisti realizzano un disegno tridimensionale per ciascuno di questi particolari che poi devono essere prodotti su macchine di taglio, di fresatura, di tornitura automatica. In questo caso vediamo una serie di pezzi simili appena importati dalla progettazione CAD in un software per appunto il digital manufacturing. Questo software rappresenta in varie linee colorate i percorsi degli utensili che andranno prima a sgrossare e poi a fresare, quindi cesellare in modo accurato l'alluminio o l'acciaio che realizza questi particolari, e questi percorsi utensili andranno poi a dire al macchinario che utensili utilizzare per ogni singola lavorazione e che percorsi effettuare. Una volta che questi percorsi vengono identificati dal software con l'aiuto dei nostri progettisti, siamo in grado anche di andare a simulare la lavorazione, quindi in realtà vedere se la macchina potenzialmente può commettere degli errori. In una schermata successiva abbiamo la possibilità di eseguire la simulazione di questa lavorazione, dove si vede l'utensile della macchina percorrere appunto i tracciati che sono stati identificati come tracciati ottimizzati e quindi realizzare il pezzo finale che vedremo poi magari in macchina successivamente. Massimiliano, eccoci nel cuore della produzione. Sì, qui siamo nel reparto macchine e utensili. Come dicevo, la nostra produzione è digitale, nel senso che partendo dal CAD tridimensionale abbiamo poc'anzi visto il pezzo disegnato in 3D, replicato credo 5 volte sulla barra di grezzo, e lo vediamo poi realizzato in questa macchina che ha ricevuto istruzioni precise ed accurate sui percorsi di fresatura da seguire e sugli utensili da utilizzare. E come vediamo, l'operatore ha piazzato il grezzo in macchina, ha dato esecuzione al programma trasmesso dal software di ufficio tecnico, il software CAM, e qui vediamo il prodotto finito, no? Con qualità molto elevata, tolleranze strette, quindi il meglio della qualità che vogliamo riservare ai nostri clienti. Ecco, tolleranze strette. Questo nel vostro settore è fondamentale, insomma, si gioca al millimetro, passami il termine, anche meno. No, molto meno. Molto meno. Perché su alcune tolleranze possiamo arrivare anche al millesimo di millimetro e oltre. Oltre il millesimo di millimetro normalmente utilizziamo lavorazioni di una qualità e che richiedono una tecnologia che non sempre è presente in Sacchi, ma la Lombardia è un bacino di competenze molto elevate e quindi possiamo contare anche sulla partnership, su una rete di subfornitura di livello aerospaziale addirittura, su certe lavorazioni di materiali compositi, di fibra di carbonio. Per l'alluminio e l'acciaio al carbonio o inossidabile possiamo utilizzare le nostre macchine a controllo numerico fino al micron, ovvero millesimo di millimetro. Il fatto che queste macchine dialoghino con l'ufficio progettazione è fondamentale, perché si riesce a creare un tutt'uno tra la produzione e chi progetta, la mente. Ma questo è un aspetto molto importante. Ci teniamo a tenere una catena, una filiera corta, quindi cerchiamo di produrre il 98% dei pezzi in casa, perché il tecnico si mentalizza non solo a progettare, a disegnare, a concepire, ma anche a produrre, e questo rappresenta uno stimolo per produrre bene, elevata qualità, risolvere i problemi in tempo zero e quindi diciamo migliorare la catena del valore totale e anche la catena della qualità. Certo, ecco,
tecnologia a supporto delle aziende. Voi siete un'azienda ovviamente famosa industria 4.0, sì, quasi verso la 5.0 ormai. Sì, ormai stiamo puntando addirittura alla 5.0. I prossimi step ci porteranno anche all'introduzione della robotica antropomorfa, ormai quello è un dato di fatto, collaborativa. Si parla addirittura di robot umanoidi che grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale stimiamo in 10 anni da oggi saranno una presenza di tutte le aziende manufatturiere, anche in provincia di Pavia. Quindi lo sforzo anche economico che un'azienda fa in questo settore è fondamentale, quello della tecnologia, altrimenti sì, non si è al passo con i tempi? Ma io ritengo che comunque essere presentabili presso clienti finali di una certa fascia significhi anche investire in attrezzature di un certo livello per mostrare che veramente poni ogni cura nello sviluppare un prodotto d'avanguardia con tecnologie d'avanguardia, che implica anche, c'è un sotteso che va a indicare che tu sei anche economicamente competitivo, efficace ed efficiente, e questo, il percepito, è importante tanto quanto l'essere oggi. Un'altra cosa che ho percepito è la pulizia. Posso farvi i complimenti perché sì, presumo che lavorare anche in un ambiente pulito sì, garantisce un lavoro sicuramente più efficiente per chi poi deve operare sulle macchine o nell'officina stessa. Ecco. Sì. Anche questo secondo me è un valore aggiunto, perché sì, lavorate anche in un settore particolare che è quello della precisione e anche dell'alimentazione, perché poi le vostre certo, macchine vanno a contatto con dei prodotti. Certo, noi siamo una metalmeccanica, non siamo un'azienda alimentare, ma spesso i nostri clienti sono nell'ambito alimentare, farmaceutico, special chemicals, quindi settori dove la pulizia è d'obbligo, e ci piace ricreare un ambiente che fa l'occhiolino all'ambiente del cliente. Il cliente che viaggia dall'Asia, dall'Australia, dagli Stati Uniti, viaggia per visitare la Sacchi, entra in Sacchi e si ritrova una condizione lavorativa simile a quella del proprio ambiente produttivo, e quindi che non c'è uno stacco tra la metalmeccanica e l'ambiente finale dove il macchinario verrà installato, e abbiamo capito che commercialmente questo paga. Un altro passaggio fondamentale della nostra produzione digitale in chiave 4.0 è il taglio waterjet della lamiera. Fondamentalmente, dopo aver programmato, sviluppato pezzi tridimensionali in lamiera sviluppati in piano, ad esempio un cono può diventare una lamiera piana, piuttosto che una scatola può diventare una lamiera piana, istruiamo la macchina di taglio per poter eseguire le lavorazioni. Nella fattispecie noi utilizziamo non un laser di taglio della lamiera, ma un sistema waterjet a 4000 bar. È una macchina molto avanzata che è in grado di tagliare lamiere in piano piuttosto che tubi. Qui vediamo una lavorazione in corso dove delle protezioni sviluppate da lamiera dello spessore di
circa un paio di millimetri in acciaio inossidabile, vengono tagliate appunto da questo getto d'acqua super potente e focalizzato. Perché waterjet e non laser? Ci siamo fatti la domanda anni fa e abbiamo scoperto che la tecnologia waterjet innanzitutto non cambia le caratteristiche dell'acciaio, essendo un taglio a freddo, non indurisce, permette di rendere l'acciaio idoneo a successive lavorazioni e permette anche di tagliare guarnizioni, gomme, spugne, vetri, altri particolari necessari per le nostre lavorazioni. Il nostro processo di produzione digitale prosegue con la piegatura. Disponiamo di una macchina a controllo e questa macchina a controllo riceve un programma di piegatura sempre da ufficio tecnico. Il programma di piegatura è legato al taglio della lamiera piana che abbiamo appena eseguito e appunto da una figura piana, quindi un quadrotto di lamiera che vediamo in questo caso, siamo in grado, mediante la piegatrice a controllo, di ricavare un pezzo che ha, diciamo, una figura tridimensionale. Il tutto assistito da un software molto evoluto che, prendendo come input il disegno originale, lo va a sviluppare in 3D e lo va a trasferire alla macchina con tutti i percorsi, i movimenti e il suggerimento degli utensili da utilizzare. Massimiliano, parlavamo poc'anzi dell'importanza della tecnologia e di questa industria 4.0. Ecco, anche la logistica è gestita con questo criterio. Sì, certo. Noi appunto per essere un'azienda veramente 4.0 abbiamo dovuto integrare la nostra logistica con della logistica automatizzata, con dei sistemi di stoccaggio automatico. Alle mie spalle abbiamo un sistema che provvede a caricare a magazzino in modo gestito con questi cassetti automatici le materie prime. Una delle materie prime importanti è la lamiera, quindi in questo magazzino abbiamo delle lamiere a stock in acciaio inossidabile 304, 316 che è un acciaio inox anticorrosione, astelloid, titanio, alluminio, zincato, quindi svariati materiali che ricoprono funzioni diverse in modo assolutamente gestito. Quindi il camion scarica il pacco lamiere viene caricato su uno di questi cassetti organizzati per dimensione, per spessore, per tipologia di acciaio, dopodiché il sistema provvede ad archiviare il cassetto automaticamente ed aggiornare il database che ci dà una disponibilità in tempo reale delle giacenze a magazzino di materia prima. Hai parlato di materie prime davvero importanti, anche costose economicamente. Anche il fornitore è selezionato da anni. Certo, perché noi diciamo che acciaio è acciaio chimicamente, ma visto che le normative danno un'elevata variabilità su alcuni dei parametri, noi selezioniamo materie prime e fornitori perché ci sia una rispondenza a un sottoinsieme di parametri ancora più stretto, veramente per andare a cogliere la punta di diamante della qualità anche nelle materie prime. Un'altra cosa che mi ha colpito dell'azienda è il fatto che la produzione è organizzata a isole. Sì, allora diciamo che essendo una produzione molto customizzata, su commessa, ovviamente è una priorità anche saturare le nostre competenze, le nostre skill, le nostre persone. Quindi siamo riusciti a riorganizzare la produzione in modo che un singolo operatore possa soprassedere, gestire diciamo più fasi produttive dal medesimo punto di lavoro. Quindi ad esempio taglio e piega vanno in parallelo, fresatura e tornitura possono andare in parallelo, quindi l'operatore provvede al carico e scarico della macchina utensile e mentre la macchina lavora è in grado anche di gestire la lavorazione su altre macchine utensili.
Abbiamo cambiato reparto, Massimiliano, siamo in un reparto strategico per la vostra azienda. Super strategico. La Sacchi è orgogliosa di poter assemblare integralmente queste macchine customizzate e collaudarle con i prodotti polveri o granuli dei suoi clienti. Quindi in questa prima area raccogliamo le migliaia di componenti realizzate all'interno che compongono ad esempio il macchinario che vediamo alla mia destra, li assembliamo, cabliamo elettricamente tutto il macchinario, perché ovviamente ogni singola parte è cablata a un'intelligenza centrale, il controllore PLC che governa il funzionamento della macchina, aggiungiamo l'impiantistica pneumatica, verifichiamo che la meccanica e il cablaggio risponda alle specifiche, carichiamo il software che sviluppiamo noi, che va in qualche modo a condizionare il comportamento del macchinario, e collaudiamo integralmente fino a provare, a verificare che la macchina risponda al 100% alle specifiche cliente, alle specifiche di vendita. Ogni componente di queste macchine è stato realizzato, e questa è un po' l'importanza della Sacchi, è stato realizzato completamente qui all'interno. Sì, questa è un'altra ragione di vanto e una ragione di fatica, perché produrre oggi non è semplice, richiede skill, abilità ad ogni livello, soprattutto a livello produttivo, ma al momento, producendo all'interno, a fronte della fatica guadagniamo in flessibilità, in tempi di realizzazione, di approntamento, e soprattutto teniamo il know-how in casa. Noi conosciamo i segreti di ogni singola parte che realizziamo nel nostro macchinario, e questo è garanzia anche di futura disponibilità di ricambi, di crescita continua del prodotto, di miglioramento continuo, perché se fai, sai come migliorare. Una volta avuto l'ok, diciamo, al montaggio, all'assemblaggio e alla prova finale, al collaudo, queste macchine vengono rismontate, spedite e poi rimontate in loco. Sì. A volte i clienti ci guardano come marziani, ma poi capiscono ed apprezzano, non mai alla prima volta, ma alla seconda, alla terza, sono loro stessi a richiedere un processo che consta di diverse fasi. Il primo collaudo FAT, Factory Acceptance Test, che significa collaudo presso Sacchi. Il cliente viene a visitarci, ci fornisce materie prime, ci fornisce packaging, questa è una macchina di confezionamento, quindi ci viene fornito il packaging. Qui collaudiamo per 1 o 2 giorni alla presenza del cliente, il cliente verifica la rispondenza a specifiche, l'usabilità, se anche esteticamente la macchina piace oppure se qualcosa deve essere modificato. Dopodiché la macchina viene completamente smontata in modo che possa essere a misura di camion piuttosto che a misura di container, e poi trasportata per migliaia di chilometri o decine di migliaia di chilometri via mare o via aerea a volte. Certo. La manutenzione in loco dal cliente viene fatta ormai in modo tecnologico? Sì, certo. Diciamo che connessione remota, possibilità di accedere da remoto via internet con degli apparati speciali che comunque installiamo nei nostri macchinari, ci permette di entrare nel macchinario e effettuare una diagnosi che assomiglia alla diagnosi che potremmo fare se fossimo in loco. Manca la vista, ma spesso installiamo anche telecamere che per privacy vengono attivate solo quando c'è un problema, quindi vediamo e sentiamo quello che la macchina vede e sente, e da remoto possiamo dare indicazioni al manutentore locale, americano, asiatico, australiano, giapponese su dove intervenire e come intervenire, perché essendo macchine modulari normalmente sono anche facili da riparare quando qualche componente ci abbandona per morte prematura. Buongiorno, sono Fabio, responsabile software della ditta Fratelli Sacchi, e ci troviamo qui a presentare la nostra macchina chiamata Smart Pack. Questa macchina è costituita da una insaccatrice e da un robot antropomorfo. Questo impianto cosa fa? Il robot tramite testa ventose preleva dei sacchetti vuoti da un magazzino, li inserisce all'interno della macchina insaccatrice, la quale provvederà a riempirlo con granulo o polvere a seconda delle esigenze del cliente, facendo 20-25 kg. Una volta raggiunto il peso, la macchina provvederà a saldarlo o a cucirlo, dipende dalle
delle esigenze del cliente, in questo caso saldarlo. Il robot successivamente provvederà tramite pinza a prendere il sacchetto e posizionarlo sul pallet fino a completare il bancale. Smart Powder Flex è l'ultima invenzione della Sacchi, l'ultima creazione. È stato presentato durante l'inverno scorso a Dortmund in Germania ed è un'attrezzatura che permette di dosare centinaia di polveri diverse, tipicamente micro ingredienti, cioè ingredienti che vanno in ricetta nella misura di 1 chilo, 100 grammi, 1 grammo o anche meno, precisioni molto spinte, precisioni farmaceutiche in mix complesso. Ci sono alcune ricette che prevedono decine di ingredienti diversi in contemporanea nella stessa formula e Smart Powder Flex, una soluzione completamente robotizzata, va a replicare ciò che l'operatore normalmente fa nelle cosiddette cucine ingredienti o cucine colori dei nostri clienti. Ci sono più contenitori, il robot provvede ad aprire il contenitore che contiene la polvere prevista in quel passo di ricetta e va ad afferrare un utensile di dosaggio e utilizza poi quell'utensile, utensile dedicato e sporco di quello specifico colore, per dosare quantità, come dicevamo, fino al grammo o anche meno e precisioni molto molto spinte, anche decimi di grammo. Un altro esempio di preassemblaggio e collaudo in casa, come viene detto in gergo, presso Sacchi. Abbiamo questo impianto, verrà installato in Belgio. Questo è un impianto multipiano che abbiamo visto in precedenza in simulazione tridimensionale sul computer. Questo è un robot che viene montato su rotaia. Il robot, nello specifico la tecnologia Smart Pick, è un robot che si occupa di prelevare sacchi di polveri da pallet. Nella fattispecie stiamo parlando di 11 pallet diversi con 11 prodotti in polvere diversi. Questi sacchi vengono prelevati con una tecnologia brevettata della nostra azienda da pallet automaticamente, vengono traslati all'interno di tramogge che noi chiamiamo tramogge di taglio Smart Cut, vengono aperti, svuotati, il packaging, quindi la carta, la plastica di questi sacchi, viene poi separata dalla polvere e la carta rilasciata sul nastro di trasporto per poi essere compattata. Smart Pick è coperto da 5 brevetti internazionali, è un'esclusiva della nostra azienda, è una tecnologia che opera presso le principali industrie in tutto il mondo, il nostro fiore ad occhiello, centinaia di realizzazioni per il mondo e ultimamente stiamo accedendo a impianti sempre più complessi, stiamo automatizzando numeri sempre più elevati, fino a 30-40 ingredienti in contemporanea e ci pone appunto come leader mondiali in questa tecnologia. Massimiliano, davanti a questi brevetti storici della Sacchi chiudiamo questa bella puntata. Abbiamo conosciuto un'azienda virtuosa, dinamica, al passo con i tempi, sempre pronta anche ad investire per garantire qualità al proprio cliente.
Però ritorniamo all'origine, ritorniamo al cuore pulsante di queste macchine storiche che rappresentano appunto la storicità di questa realtà, come ci hai raccontato all'inizio. Sì, Sacchi nasce più di 100 anni fa, si parla del 1880 in via Savona a Milano, producendo macchinari di tipologia diversa, più legati all'industria del cereale, che era l'unica industria, se vogliamo, di quegli anni in Lombardia. E già 76 anni fa, nel 1950, il nonno brevettava macchine di confezionamento. Questa è una macchina per confezionare scatole da 1 chilo di riso a geometria variabile, a volume variabile, quindi qualcosa che ancora oggi desta ammirazione in noi, nei nostri progettisti e nei nostri clienti che visitano appunto la nostra azienda. Sì, siamo molto orgogliosi di questo percorso, un percorso, se vogliamo, anche difficile, impegnativo. Abbiamo dovuto cambiare pelle molti anni perché la tecnologia si è evoluta, diciamo, industria 5.0, non a caso l'industria ha cambiato pelle 5 volte, e se vuoi anche noi abbiamo cambiato pelle 5 volte, sempre in questo filone, per rimanere sempre tra i leader, in questo momento leader indiscusso nella robotica per polveri a livello internazionale. Qual è il futuro di questa azienda? Un futuro certo, questo l'abbiamo scoperto nel corso di questa puntata. Ovviamente siete un'azienda leader, l'hai detto tu anche poc'anzi, un punto di riferimento del vostro settore. Avete il sogno nel cassetto, come si suol dire? Ma allora, di certo non c'è nulla, c'è da dire che le premesse ci sono tutte. La Sacchi sta raddoppiando, andremo probabilmente ad espandere il nostro sito produttivo, probabilmente di altri 2000 metri quadri, stiamo assumendo, siamo alla ricerca delle eccellenze locali, di professionisti che vogliono collaborare con noi in ambito produttivo e in ambito tecnico, e il sogno è di essere sempre più internazionali e portare un pezzo di Sacchi, di Vidigulfo, del territorio di Pavia in tutto il mondo e nei prodotti consumati in tutto il mondo da tutta la popolazione mondiale. Questa è l'ambizione, cambiare il modo in cui si producono cose che utilizziamo tutti i giorni e lasciare un segno, un'impronta nella storia. Ve lo auguro, Grazie. Davvero complimenti per quello che fate, perché siete davvero una grande eccellenza del territorio. Grazie ancora dell'ospitalità a te e alla tua famiglia, complimenti davvero. Noi amici siamo davvero in chiusura, chiudiamo la puntata di oggi, ci vediamo la prossima settimana con Industrie Dintorni. Ciao! Grazie.